Bentornati su New Audio. In questo video analizzeremo le Odeon Audio Helix, dei diffusori formidabili sia dall'aspetto e dalla potenza, ma come sempre prima di cominciare vi invito a iscrivervi e a lasciare un mi piace per supportare il canale. Detto ciò, possiamo incominciare. Il nuovo design dell'alloggiamento prevede un migliore allineamento di fase rispetto ai modelli precedenti, poiché tutti i sistemi sono ora posizionati esattamente su un asse, a causa delle proporzioni modificate dell'armadio. Gli armadi in due parti dell'Odeon Helix sono realizzati con un mix di materiali di multiplex e uno speciale pannello di fibra a media densità MDF. I materiali del cabinet utilizzati sono fattori decisivi per le proprietà sonore della riproduzione dei bassi e dei medi, ed è importante evitare le risonanze fastidiose e quindi escludere effetti di scolorimento. Rispetto al modello precedente, la nuova forma del cabinet dei bassi ha permesso di ospitare più volume nel cabinet e quindi di migliorare le prestazioni dei bassi. Inoltre, il nuovo design asimmetrico previene le onde stazionarie. Ciò consente l'utilizzo di materiale meno sforzante e quindi la massima efficienza. La Odeon Audio utilizza solo componenti selezionati per ottenere un crossover con una deviazione massima di solo l'1%. L'Helix funziona con condensatori WiMA. Il suono intrinseco di questi condensatori apre l'immagine sonora e si armonizza perfettamente con il carattere sonoro dei driver della camera di pressione. Per una saturazione più diretta dei condensatori e la conseguente elaborazione più veloce del segnale, molti condensatori sono collegati tra loro, dotati inoltre di condensatori a ponte New Old Stock. Le bobine di filo piatto e tondo utilizzate sono prodotte da Mundorf. Nella maggior parte degli altoparlanti di fascia alta, i crossover sono costruiti su schede Pertinax. I crossover dell'Helix sono cablati a mano, saldati punto a punto, e quindi fissati meccanicamente per evitare i movimenti dei componenti sensibili e evitare influenze negative sul suono. Il cablaggio punto per punto riduce al minimo le transizioni elettriche nel percorso del segnale. Come tutti i diffusori da pavimento Odeon Audio, l'Helix funziona con un sistema bus reflex rivolto verso la piastra di base dell'altoparlante. L'orientamento verso il basso del tunnel reflex facilita l'integrazione nel soggiorno. Ogni stanza ha le sue cosiddette modalità stanza, di conseguenza si verificano spesso forti picchi di bassi. Il sistema bus reflex a fuoco verso il basso stimola queste modalità ambiente molto meno rispetto alle soluzioni convenzionali in cui il tubo reflex è rivolto verso la parete posteriore. Ciò si traduce in una riproduzione dei bassi molto più chiara e veloce. Il Tweeter è una nuova generazione di driver a compressione con tecnologia del radiatore ad anello. Il diaframma in mylar extra leggero del driver a compressione è azionato da un magnete a neodimio particolarmente potente, che guida la bobina mobile con una forza magnetica di 2,2 Tesla. Il risultato è un driver che garantisce la massima risoluzione e una riproduzione ultra veloce. Una qualità speciale risiede nella produzione della gamma tonale più alta, con una trasmissione lineare di oltre 26.000 Hz. L'Helix copre una banda di frequenza notevolmente estesa verso l'alto. Queste qualità sono supportate e notevolmente migliorate dall'uso del corno multiplex in betulla Odeon Audio. La tromba da 17 cm funge da amplificatore meccanico, che alleva il tweeter e contribuisce quindi in modo decisivo a un carattere sonoro rilassato con la massima risoluzione possibile. Il driver mid-range da 13 cm fatto a mano proviene dal produttore tedesco GAP. Questo driver combina un moderno cistello in alluminio presso fuso e un potente magnete al neomidio, con una forza magnetica di 1,2 Tesla, nonché una membrana di cellulosa ultraleggera in forma Naui. Questa forma iperbolica della membrana, in contrasto con una forma a cono convenzionale, garantisce movimento e un carico più uniformi sulla membrana in condizioni di forte sollecitazione, prevenendo così le vibrazioni parassite che possono portare a minimizzare i dettagli. Inoltre un centraggio molto fine e la costruzione monopezzo del cono e del bordo assicurano un movimento accentuato, controllato e veloce del mid-range. Invece di un bordo in gomma che collega il cono al cestello, il bordo ripiegato multiplo del cono assume la funzione del bordo, cioè impedisce i riflessi posteriori tra cono e surround.
Il driver mid-range utilizzato è dotato di un tappo di diffrazione che sostituisce la tradizionale cupola di protezione dalla polvere. Grazie alla sua forma speciale, ottimizza la risposta in frequenza del driver mid-range. Allo stesso tempo, l'eliminazione della cupola di protezione dalla polvere consente di risparmiare peso, riducendo così la massa da spostare a 2 grammi. Questo sistema è installato dietro una tromba ad onda sferica audio da 42 cm, realizzata con blocchi stratificati di compensato di betulla. La tromba alleva decisamente il driver mid-range e consente un'elaborazione del segnale ancora più veloce. La dinamica fine e un'esperienza di ascolto fluida sono più pronunciate che mai. Per i bassi invece viene utilizzato un woofer in carta Audax. Il driver ha un diametro di 10 pollici e si basa sulla stessa tecnologia dei woofer dei modelli più grandi. Il woofer offre caratteristiche tonali grandiose, specialmente nella gamma dei bassi fondamentali. Il cono leggero è azionato da un magnete in ferrite molto potente e sovradimensionato. Nell'Helix viene utilizzato un cablaggio in rame esente da ossidazione, OFC, particolarmente puro di produzione tedesca. Nella gamma delle alte frequenze viene utilizzato un cavo solid core con un isolamento in Teflon e selezione ottimizzata. Il cablaggio in rame sottile 7N, ad alta purezza dell'elica, è disegnato in una struttura monocristallina. Grazie alla selezione scelta, l'interno conduttore può essere saturato senza problemi. Il risultato è una qualità durevole e coerente nella trasmissione di informazioni ad alto tono, cioè contribuisce così a una risoluzione unica. Per garantire il miglior contatto possibile, l'Helix utilizza terminali per altoparlanti WB-T Next Gen, in puro rame placato in oro. Grazie al loro design e il ridotto utilizzo di materiale, eliminano gli effetti delle correnti parassite che di solito si verificano nei collegamenti a spina. I terminali WB-T sono montati su piastre acriliche che accolgono i crossover e quindi collegano i terminali e i crossover direttamente tra loro. E con questo è tutto. Vi ricordo che tutti i prodotti della Audion Audio sono disponibili da New Audio. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti per supportare il canale. Al prossimo video.